Ciao a tutti, oggi andremo a recensire la serie TV tedesca Barbari, appena uscita su Netflix e che tratta dello storico conflitto che ci fu tra Romani e Barbari. Premettiamo che questa serie, costituita di 6 episodi, narra di fatti realmente accaduti e precisamente si focalizza sulla famosa battaglia della foresta di Teutoburgo nel IX secolo d.C. Nelle prime 2 puntate viene delimitato il perimetro entro il quale si dovrà sviluppare la trama. Infatti viene introdotta una scena in cui i Romani, guidati dal generale Varo, chiedono incessantemente dei tributi ai barbari. Qui viene subito effettuato un flashback con cui si spiega che in passato c'era stato un accordo di pace tra le due popolazioni grazie al reich della tribù che aveva dato come ostaggio suo figlio adolescente Arminio ai soldati romani in segno di alleanza al fine di creare un clima di pace. Ed è proprio su Arminio che si sviluppa quasi tutta la serie, sottolineando il suo rancore e la sua tristezza eterna per essere stato tradito dal suo vero padre barbaro. Ed è così che, a seguito del rifiuto da parte dei barbari di pagare ulteriori tributi, viene mandato proprio lui ad affrontare i suoi ex compagni d'infanzia, Tusnelda e Folquin, che hanno adesso una relazione sentimentale. Qui ci troviamo già al terzo episodio e si iniziano a sottolineare soprattutto gli aspetti psicologici di questo condottiero, cresciuto per decenni in una famiglia romana che lo ha anche onorificato come luogotenente di reparti di cavalleria e che ora deve fare di nuovo i conti con le sue origini. Qui ritroviamo, grazie alla sapiente regia di Steve St. Leger, lo stesso di Vikings, i risvolti drammatici di questo condottiero che, dopo una normale vita tra i romani, si trova a dover scegliere tra due padri, uno rappresentante il presente e l'altro il suo passato. Senza spoilerare ancora di più, vi posso dire che con vari colpi di scena finali si arriva alla celebre battaglia della foresta di Teutoburgo del IX secolo d.C., in cui l'epicità di questa serie prende davvero piede con delle scene in slow motion che sicuramente faranno rabbrividire tutti gli appassionati del genere, assolutamente da non perdere. Ed è proprio l'epicità il punto di forza di Barbari, con ambientazioni fredde, tipicamente nordiche, con la nebbia che dissolve i volti assuefatti della fatica delle due compagini in guerra e la foresta come sfondo e contenitore del sangue versato per questo evento. Inoltre, altro punto di forza è la lingua con cui parlano i vari attori romani, rigorosamente in latino per creare ancora una volta quel neorealismo storico che richiama i vari precursori degli ultimi anni, come Gomorra per quanto riguarda le serie TV o addirittura in Pasolini o Tornatore riguardo al cinema, si ricordi Nuovo Cinema Paradiso o Il Camorrista del 1986. Inoltre, altro aspetto da sottolineare è che per tutta la serie i registi tendono a raccontare l'intera vicenda soprattutto dal punto di vista dei barbari e creando quasi un'inversione dei ruoli. Non è un caso che ci siano numerose scene di omicidi anche di bambini da parte dei romani che non fanno che rafforzare nel pubblico il disprezzo verso i romani che con il passare degli episodi tenderanno proprio loro ad essere visti come barbari.
Verso il finale si comprendono molti dei simboli che vengono rappresentati, ai quali inizialmente non si dà molto peso, come ad esempio l'aquila imperiale, rappresentante la supremazia dell'impero romano con annessa oppressione e schiavitù dei loro nemici. Oppure altro simbolo allegorico è rappresentato dal lupo, guardato con timore dalle popolazioni germaniche barbare, in quanto simbolo dell'origine di Roma, si ricordi Romolo e Remo, e l'allegoria del lupo è proprio la chiave di tutto. Il lupo riesce a vincere solo quando riesce a tenere insieme il branco, da solo è destinato al fallimento. Chiudo dicendo che questa serie è un vero e proprio crescendo, con all'inizio delle parti che possono essere un po' più lente, dove vengono introdotti i vari protagonisti a livello narrativo, ma che termina con un finale davvero esplosivo, una fotografia esemplare e scene mozzafiato. E con questo vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale, alla prossima, ciao!